Quando una persona parla senza leggere un testo scritto e senza preparazione, in italiano si dice che parla a braccio. Sì, proprio a braccio. Nessun copione e nessun appunto, solo voce, memoria e tanta spontaneità. Ci sono persone naturalmente portate, parlano con sicurezza, gesticolano con eleganza e riescono a improvvisare senza batter ciglio. Poi ci sono anche quelli che, senza una scaletta si sentono persi. Magari si scrivono tutto parola per parola o si preparano uno schema dettagliato, perché l'idea di trovarsi senza rete li terrorizza. Parlare a braccio significa quindi improvvisare un discorso, affidandosi alla memoria e alla spontaneità. Chi non è proprio un asso in questo campo, quando è costretto a farlo, va spesso nel panico, si blocca, riempie i silenzi con quindi praticamente, insomma, e alla fine si arrampica sugli specchi. L'espressione quindi si usa per parlare senza uno schema fisso, in modo libero e naturale. Può riferirsi ad esempio a un professore che spiega la lezione senza alcun appunto, oppure a un politico che tiene un discorso senza leggere, oppure anche a chi racconta qualcosa senza pensarci troppo. I più bravi sono anche capaci di adattare il discorso al contesto, rendono quindi il tutto più coinvolgente ed efficace. Altri invece si perdono completamente e mostrano il loro disagio. Ecco alcuni esempi. Ieri sono tornata a casa tardissimo, quindi oggi ho dovuto spiegare la lezione a braccio perché non ho avuto il tempo di prepararla. Mario ha tenuto un discorso e nonostante parlasse a braccio è stato bravissimo. Quel relatore parla sempre a braccio ed è incredibile. La parola braccio in questa espressione richiama appunto la libertà di movimento. Chi parla a braccio si esprime quindi senza vincoli, come un musicista che suona senza spartito. L'espressione nasce infatti nel mondo della musica. Un tempo si parlava di suonare a braccio per indicare l'esecuzione improvvisata di un brano senza seguire alcuna partitura. Col tempo poi questo concetto si è esteso al parlare senza avere un discorso preparato. Quindi, quando qualcuno fa un discorso improvvisato, sta parlando a braccio. Io mi chiamo Ivana e insegno italiano online. Se sei arrivato fino a qui, grazie per aver visto il mio video. Sono un amante delle lingue e del loro apprendimento e in questo canale voglio aiutarti e facilitarti l'apprendimento dell'italiano. Questo video fa parte di una rubrica settimanale sui modi di dire in italiano. Conoscerli è un modo pratico ed efficace per migliorare la propria comprensione e comunicazione quando si parla italiano. Seguimi per non perderti il prossimo episodio. Ci vediamo martedì prossimo con un nuovo modo di dire. E anche per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!